Allora, oggi vado a realizzare una ricetta semplicissima, sia per quanto riguarda gli ingredienti che per quanto riguarda la manualità e quindi la preparazione. Allora, gli ingredienti, dicevamo, è semola rimacinata di grano duro, poi all'occorrenza, se in dispensa c'è un uovo, ci mettiamo un uovo. Questo serve per far mantenere i cavatelli un po' più duri, quindi lasciarli di più al dente. Io ci metto un pizzico di sale. D'inverno si utilizza acqua tiepida, d'estate va bene acqua normale perché insomma sto caldo, voglio dire. E quindi andiamo ad impastare. Dicevamo che è una ricetta semplice e veloce. Perché venivano utilizzati molto spesso i cavatelli? Proprio in funzione del fatto che, ritornando da lavoro, era un tipo di impasto che si faceva velocissimo. E quindi, diciamo, nel momento in cui si andava a mettere la pentola per poter bollire quindi questa pasta, si poteva diciamo ricavare il condimento. I condimenti quali possono essere i condimenti per questi cavatelli? Dicevamo all'inizio che dipende dalla dimensione in cui si vuole realizzare questo tipo di cavatello. A seconda delle dimensioni veniva diciamo poi cucinato il cavatello. Se si aveva in dispensa un fagiolo già cotto, quindi venivano cotti al fuoco, oppure un cecio già cotto, si faceva la dimensione più piccola. Si poteva poi utilizzare con le dimensioni un po' più grandi, creando una sorta di sughetto velocissimo che veniva fatto con dei pomodori, sempre presenti nell'orto dei nostri nonni, e basilico, con l'aggiunta di cacio ricotta. Il cacio ricotta è un tipo di formaggio ovicaprino dove veniva poi grattugiato sopra, oppure si poteva utilizzare un altro tipo di cavatello facendolo a 4 dita con il classico ragù della domenica, che veniva utilizzata la salsiccia, la cotica e le bracciole di maiale. Allora, la lavorazione dell'impasto viene fatta in questo modo. Magari le nostre nonne non lo sapevano tecnicamente, ma diciamo per esperienza lo facevano anche loro. L'impasto si va a lavorare da tutti e due i versi proprio per sfibrarla e quindi mantenerla più morbida nel momento in cui si andavano a realizzare i vari tipi di pasta. Allora, diciamo che la passione della pasta fatta in casa mi è stata tramandata soprattutto da mia mamma, però quando ero piccola, guardando mia nonna, che era una donna mastodontica, quando lavorava l'impasto mi dava l'impressione di una donna con grande forza. Però col passare del tempo, poi crescendo, mia mamma, che molto spesso utilizzava fare questo tipo di pasta, proprio in funzione del fatto che, essendo 6 figli, era una pasta che veniva realizzata molto velocemente. E quindi, diciamo, mi sono messa vicino a lei molte volte e ho iniziato a fare i primi cavatelli. Naturalmente i primi erano abbastanza duri. Poi ricordo un giorno che con la mia testardaggine mi sono messa da sola a fare l'impasto e mi sono messa a fare i cavatelli. Naturalmente i miei fratelli mi hanno presa un po' in giro per il fatto che erano duri, però alla fine li hanno mangiati, perché così, diciamo, mi hanno dato ancora l'input di più per continuare a farli e quindi a migliorarmi. Allora, dopo aver preparato l'impasto, si realizzano dei cilindri di pasta e si infarinano per non farli attaccare fra di loro. Ed ecco che qui ora ritorniamo al discorso delle dimensioni. Se si vogliono realizzare dei cavatelli che dobbiamo accompagnare poi con ceci o fagioli, si fanno questi tipi di dimensioni, quindi piccoline, e si vanno poi a cavare. Ricordo che mia mamma diceva: chi deve imparare a fare i cavatelli deve realizzarli con tutte e due le mani, proprio in base alla velocità
che si dovevano poi utilizzare, perché tornando da lavoro quindi avevano bisogno di realizzare nel minor tempo possibile il piatto di minestra. Allora, tagliandoli un po' più grandi si realizzavano i cavatelli a 2 dita, quindi in questo modo. Facendo pressione sul medio venivano accompagnati poi dall'indice e l'anulare. Questo tipo di pasta generalmente veniva condito con pomodoro fresco, cacio ricotta, oppure si poteva utilizzare con la salsiccia, il pezzente. Poi abbiamo le dimensioni un po' più grandi e venivano impiegate le 3 dita. In questo caso io preferisco utilizzare questo tipo di rashkatied con la mollica tostata di pane e i peperoni cruschi, perché avendo più spessore, quindi molto più cavi con le dimensioni, la mollica va a finire dentro e quindi ha un gusto totalmente differente. Oppure possiamo utilizzare quelli a 4 dita. Io uso una tecnica mia particolare che è questa, non so se gli altri la vanno a utilizzare, ma mi trovo benissimo e quindi facilito il lavoro. Per essere un po' più, diciamo, tecnologici e aiutarci un po' con l'occhio, si può utilizzare anche questo tipo di lavorazione, che è semplicemente un pezzo di legno con degli incavi, e si vanno poi a lavorare sopra i cavatelli o rashkatied nel nostro gergo dialettale. L'importante è avere l'accortezza di cavarli bene, perché così restano morbidi. Generalmente io utilizzo questo tipo di tecnica di lavorazione a 6 dita, perché così si va a sostituire il ferricello, quindi l'impiego è quello di sostituire il ferricello. Diciamo che io ho una tecnica mia di lavorazione, a volte ci aggiungo la polvere di peperone, ci aggiungo il basilico, ci aggiungo il limone, dipende dall'utilizzo e dalla ricetta che devo realizzare, nell'impasto naturalmente. Dopo aver realizzato i vari formati, andiamo a comporre la ricetta. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo cotto sia i fagioli che i ceci nella pignata, che hanno un sapore totalmente diverso, andandoli poi a cuocere nelle pendole tradizionali. E che cosa abbiamo fatto? Abbiamo realizzato 2 piatti con i cavatelli che, come dicevo precedentemente, hanno delle dimensioni differenti. Per quanto riguardano i ceci, abbiamo utilizzato quelli più piccoli, i medi per i fagioli. Quando riguarda la ricetta dei ceci ci sono 2 correnti di pensiero, uno che utilizza uzeft, altro non è che polvere di peperone nell'olio caldo, e poi si potrebbero utilizzare il sedano con i pomodorini freschi. Abbiamo realizzato poi cavatelli e fagioli utilizzando i peperoni cruschi con polvere di peperone e olio agliato, e poi lì abbiamo dei cavatelli fatti a 4 dita, quindi sanguettello o strascinati a 4 dita, con pomodoro fresco, basilico e cacio ricotta.
Allora, poi potremmo realizzare con quelli a 6 dita che vanno a sostituire i ferricelli, sia dei sughi al pomodoro e carne e sia, come abbiamo detto, mollica tostata e polvere e peperoni cruschi. Inoltre si può utilizzare questo cavatello con le rape oppure con delle cime di cocozze o cucuzze, come si usa dire, sempre utilizzando polvere di peperone e peperone crusco.